La nostra storia di oggi, una storia molto italiana, una storia quasi contemporanea, inizia con un incidente stradale. E voi direte, ma siamo dentro la storia o dentro il traffico? Beh, a volte gli incidenti stradali possono entrare, anzi possono fare la storia. Incidenti stradali che, lo sappiamo, rappresentano purtroppo una costante quotidiana. Tamponamenti a catena, frontali, invasioni di corsie, uscite in carreggiata, investimenti, sono degli argomenti che scandiscono le pagine di cronaca dei quotidiani locali, qualche volta anche di quelli nazionali. Ecco, in questo caso parliamo proprio di una cronaca nazionale, perché quando il fatto è eclatante o nell'incidente è coinvolto un personaggio noto al grande pubblico, pensiamo a un politico, a un personaggio dello spettacolo, a un membro delle istituzioni o magari a qualcuno che aveva fatto altri tipi di cronache, ecco, allora in quel caso anche la cronaca nazionale se ne occupa. Partiamo appunto da un incidente stradale. Un incidente che occorre la sera del 19 giugno del 1988. Ci troviamo lungo l'autostrada A4, all'altezza del casello di Verona Sud. 4 è quel lungo serpentone di asfalto che corre da Torino fino a Trieste, attraversando tutta la pianura padana. Quella sera, vicino al casello di Verona Sud, avviene questo incidente. Prima vista è un banale tamponamento fra più vetture, nulla di eccessivamente preoccupante, nulla che meriti le pagine di cronaca, ma l'occupante di una di quelle auto coinvolte nello scontro decide di uscire dall'abitacolo della propria vettura perché vuole segnalare l'incidente che è appena avvenuto. Ha una brutta idea. È una brutta idea perché una delle auto che sopraggiungono lungo l'autostrada a tutta velocità non vede quell'automobilista che si sbraccia per far rallentare. Non vede, lo investe in pieno e lo uccide. L'automobilista resta esanime sull'asfalto. Ci vuole un po' per riconoscerlo. Bisogna estrarre i portafogli con i documenti e quando si arriva all'identificazione, è uno shock per molti. Quel morto non è un morto qualsiasi. Si chiamava Marco Donat-Cattin e questa è la storia sua e di prima linea. Come avrete capito, oggi parliamo non solo di incidenti stradali, quanto piuttosto di terrorismo. Il terrorismo è un rischio molto pesante per le democrazie e non solo, è un rischio prima di tutto per la sicurezza. E parlando di sicurezza, ecco, questo è un argomento che non va mai, mai, mai sottovalutato. Lo sappiamo bene anche noi di Dentro la Storia, che ormai da tanto tempo abbiamo deciso di affidarci come partner strategico a NordVPN, che è una realtà consolidata per quello che riguarda la sicurezza online e che ci dà la possibilità di navigare in tutta tranquillità e di mantenere al riparo i nostri dati. NordVPN con la sua esclusiva Threat Protection Pro ci consente di stare più tranquilli, di evitare di preoccuparsi che i nostri dati sensibili finiscano in mano a qualche malintenzionato o possano essere utilizzati per chissà quali scopi. Ebbene, NordVPN, da partner strategico di Dentro la Storia, offre a tutti voi una offerta particolare di 4 mesi extra sui piani biennali con la solita formula: soddisfatti o rimborsati, da esercitare in 30 giorni. Quindi anche in questo nuovo 2025 noi proseguiamo con NordVPN come nostro prezioso partner e adesso torniamo alla nostra storia. Quel cognome, Donat-Cattin, fa capire subito chi fosse il morto. Figlio dell'ex ministro democristiano Carlo Donat-Cattin, uno dei maggiorenti della Balena Bianca, della DC, uomo politico di spicco ma dal cuore debole. Questo era Marco Donat-Cattin. Soprattutto era un ex terrorista. La scoperta della sua adesione alla lotta armata era avvenuta 8 anni prima, nel 1980, quando il primo pentito dell'organizzazione terroristica di cui faceva parte, denominata Prima Linea, un uomo chiamato Roberto Sandalo, aveva vuotato il sacco con i magistrati. Il giovane Marco Donat-Cattin era nato e cresciuto a Torino, città operaia, città simbolo della motorizzazione italiana, e sin dall'adolescenza aveva dimostrato un'indole ribelle. Le dimostrazioni? Una prematura paternità e un altrettanto brusco divorzio dalla compagna, un po' strano per chi era cresciuto in una famiglia fortemente democristiana, improntata ai valori cattolici, in cui ci si sposa per fare figli, per crescere famiglie unite e mai si deve arrivare al divorzio. A 23 anni Marco aveva lasciato l'università e aveva trovato lavoro come bibliotecario comunale, un impiego tranquillo, da mezze maniche, come tanti altri. Ma quell'impiego non aveva spento il fuoco che ardeva dentro il giovane, che difatti aveva iniziato il giro delle brutte frequentazioni. Quelle brutte frequentazioni erano lo stesso Sandalo e altri membri della sinistra extraparlamentare. Era il periodo
dei prodromi del terrorismo di sinistra. E Prima Linea era nata proprio così. Non era una costola impazzita delle già attive Brigate Rosse. Qualcuno a volte pensa che tutto il terrorismo di sinistra fosse incarnato dalle BR. No, c'era anche Prima Linea, che era un'aggregazione di gruppi già attivi, che richiamavano il ruolo dei servizi d'ordine nei cortei di piazza e che stazionavano appunto nelle linee avanzate degli stessi cortei per proteggerli e per mettere ordine tra i manifestanti. Era molto particolare il terrorismo di Prima Linea. I membri di PL sparavano per gambizzare e per uccidere, ma senza una logica apparente, lontano proprio dalla strategia brigatista di lotta allo Stato. Lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, scrivevano quelli delle BR. Prima Linea colpiva cittadini qualunque. E per quale motivo? Perché magari erano esponenti di una categoria, quindi sparavano contro i docenti universitari, gli assicuratori, i bancari, i manager d'azienda, gli psichiatri, i giornalisti e ovviamente i poliziotti, cui venivano tesi agguati persino sotto casa. Gli attentati non rispettavano la classica organizzazione che fino a quel momento aveva separato l'estremismo di sinistra dall'estremismo di destra. L'estremismo di sinistra, quello delle BR, vedeva obiettivi mirati, obiettivi politici istituzionali. Quello di destra invece colpiva in maniera indiscriminata, usando soprattutto le bombe. Poi ci sarebbe stata la stagione dello spontaneismo armato, i NAR, che vivevano invece una lotta contro tutti, anche soprattutto contro lo Stato. Ma quella è un'altra storia. Negli anni 70 si sparava e basta, come atto di protesta, diremmo. Gli stessi inquirenti che indagavano su Prima Linea faticavano a cogliere un nesso tra le varie azioni rivendicate dal gruppo, azioni sempre rivendicate con toni ai limiti della farneticazione. Le indagini proponevano ogni volta degli scenari differenti, difficili da incastrare, e sempre accompagnate da quei volantini, da quelle rivendicazioni scritte, a volte addirittura incomprensibili. E il culmine di questa farneticazione si raggiunse nel 1979 con il delitto Alessandrini. Emilio Alessandrini era un magistrato molto giovane, tenace, puntuale, onesto, molto bravo, considerato ottimamente dai colleghi. Nonostante infatti una relativa giovane età, gli erano stati affidati dei casi alquanto spinosi. Volete un esempio? Le convergenze di Guido Giannettini, lo strano giornalista che faceva la spola tra Roma e gli ordinovisti del Veneto ai tempi del SID di Piazza Fontana. Anzi, Alessandrini si era occupato anche della deriva di potere operaio. Nel 1979 sulla sua scrivania c'erano due dossier. Uno, abbastanza scarno, su Prima Linea. Lo stesso Alessandrini faceva fatica a mettere assieme una logica compiuta sulle azioni di PL. L'altro invece era molto più corposo. Era un dossier sulle pericolose connessioni tra il crack Sindona, avvenuto 5 anni prima, e il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Il giudice Alessandrini temeva sì per la propria incolumità, ma credeva che il pericolo maggiore non arrivasse dal terrorismo, ma da un bancarottiere siciliano che stava muovendo in quel periodo tutte le sue influenti amicizie per salvare un impero costruito sugli specchi. Invece la mattina del 29 gennaio del 1979, la morte arrivò per mano di Prima Linea. Due terroristi fecero da copertura al comando, mentre Donat Cattin e il suo complice Sergio Seggio attaccarono la vettura del magistrato che si trovava ferma a un semaforo. Una vera operazione militare in grande stile, completata dall'uso di un fumogeno per coprire la fuga. Ancora una volta, nessuno seppe spiegarsi la scelta di quell'obiettivo, neppure dopo la classica telefonata di rivendicazione. Abbiamo giustiziato Emilio Alessandrini, era una spia, dice la voce al telefono. Ma spia di chi? E perché una spia? Domande cui nessuno tra gli ex membri di Prima Linea ha saputo dare una chiara risposta. Resta il fatto che Emilio Alessandrini paga con la vita il proprio incarico, la propria dedizione al lavoro. È un altro eroe borghese, come l'avvocato Ambrosoli, che verrà ucciso qualche mese dopo, nello stesso anno, il 1979. Ma arriviamo al 1980, l'anno di svolta per Prima Linea. Roberto Sandalo, arrestato, ha iniziato a collaborare con gli inquirenti, facendo i primi nomi dei suoi complici e indicando situazioni, agguati, partecipazioni, responsabilità, catene di rifornimento per le armi. Il giovane Donat Cattin si ritrova improvvisamente braccato e decide di fuggire in Francia. È il periodo della dottrina Mitterrand. La Francia è il buon ritiro dei terroristi di sinistra che scappano dal bel paese per cercare rifugio a Parigi e nelle altre metropoli francesi. Specularmente, prima la Spagna e successivamente l'Inghilterra diventano il rifugio dei terroristi di estrema destra. Donat Cattin però non è fortunato. La sua latitanza dura
davvero poco prima del Natale del 1980, viene arrestato a Parigi nel corso di un semplice controllo di documenti. L'Italia presenta immediatamente richiesta di estradizione, accolta. Lo scandalo dell'opinione pubblica italiana è enorme. Prima di allora non si era mai visto il figlio di un ministro comportarsi da bandito, armi in pugno, pronto a sparare e a uccidere. E anche per questo motivo e per le accuse infamanti di connivenza nella latitanza del figlio, che Carlo Donat-Cattin preferisce ritirarsi momentaneamente dalla politica. Solo in seguito si dimostrerà che le parole di Sandalo sul vecchio democristiano erano false. Non c'era stata alcuna complicità nella fuga francese del terrorista, ma tanto valeva, la frittata era stata fatta. Un innocente, Carlo Donat-Cattin, aveva pagato in prima persona il conto non solo del figlio, ma di tanti altri con la giustizia italiana. In carcere, Marco Donat-Cattin era stato costretto a fronteggiare situazioni difficili, fino a maturare l'intenzione anche lui di pentirsi, di usufruire dei benefici di legge previsti per i collaboratori di giustizia. Una novità studiata dai team antiterrorismo proprio per incrinare il clima compatto, il muro eretto dalle formazioni comuniste o comunque di estrema sinistra che sparavano per uccidere. Una sentenza di assoluzione dall'accusa di essere stato il mandante di un omicidio nel quadro generale, il percorso di trasformazione di Donat-Cattin da criminale a pentito. E alla vigilia del Natale del 1987, a 34 anni, Marco Donat-Cattin era tornato in libertà. La nuova vita lontano dalla prigione era fatta di qualcosa di molto diverso, volontariato, una scelta di redenzione attiva all'interno della comunità veronese Exodus, una comunità per tossicodipendenti. Gli anni '80, soprattutto la prima metà degli anni '80, erano stati gli anni del buco, gli anni dei ragazzi ritrovati con la siringa ancora infilata nel braccio, la sera o la notte, vicino alle grandi stazioni italiane. Le morti per quella droga maledetta da iniettarsi nelle vene. Vite strappate fin troppo giovani. Era diventata un'emergenza sociale, una piaga, la droga, soprattutto l'eroina, e l'opinione pubblica aveva reagito in maniera forte e compatta, anche e soprattutto attraverso il volontariato. A Marco Donat-Cattin piaceva quell'impiego, lontano dai demoni del terrorismo, lontano da un recente passato di violenza. Marco Donat-Cattin voleva riscattare parte del male fatto, aiutando chi era in difficoltà. E allora torniamo a quella sera, al casello di Verona Sud, all'incidente stradale, all'automobilista che scende dalla vettura per cercare di segnalare il pericolo e viene travolto. Ecco, forse anche per quel motivo Marco Donat-Cattin era sceso dalla vettura. Voleva aiutare, voleva fare qualcosa per gli altri. Forse per quel motivo era sceso per intervenire, avvisare gli automobilisti in transito che potevano incappare in un incidente, che potevano ostacolare i soccorsi, che potevano fare ancora peggio, magari andando a scontrarsi coi soccorritori stessi. E invece l'unico a pagare in quell'occasione era stato proprio Marco Donat-Cattin, la cui morte aveva chiuso una vera e propria stagione, ma fu anche l'anticamera delle ultime sofferenze di suo padre. Tornato in politica per volontà di Bettino Craxi nel 1986, tra alcune gaffe e un cuore malato, Carlo Donat-Cattin aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alla contrattazione con le forze sindacali, alla salute pubblica, alla tutela dei metalmeccanici, sicuramente delle operazioni meritevoli, lontane dal senso attuale della politica. Non era una politica urlata, fatta di slogan, di attacchi, di insulti come quella odierna. Era una politica del fare. Certo, poteva essere condizionata qua e là da mele marce, da personaggi che puntavano ad arricchirsi alle spese della collettività. Ma Carlo Donat-Cattin non era uno di questi e non lo faceva tanto per riscattare la memoria del figlio o per cancellare una colpa che non era sua. Lo faceva perché ci credeva e, a leggerlo con gli occhi di oggi, aveva cercato di portare quella pace sociale che il figlio aveva distrutto, pensando il figlio di riuscire a cambiare il mondo, sparando. Carlo Donat-Cattin si è spento 3 anni dopo suo figlio, il 17 marzo del 1991, vittima dell'ultimo infarto, quello fatale. Chiudendo gli occhi, si può ben dire che ripensò all'evento più sconvolgente della sua vita, la morte di quel figlio
amato e che tanto lo aveva fatto soffrire. La morte di Marco Donat Cattin, 3 anni prima di suo padre, aveva chiuso per sempre il capitolo di Prima Linea, uno degli esempi più assurdi, più folli della stagione del terrorismo italiano. Un esempio che avrebbe trovato il proprio contraltare a destra con i NAR, i nuclei armati rivoluzionari. Ma di questi ultimi parleremo un'altra volta. Vi lascio con una riflessione. A volte si dice che le colpe dei figli ricadono sui padri. Sicuramente la famiglia Donat Cattin ha vissuto in pieno questo motto, un motto doloroso, ma non c'è mai una colpa collettiva e nemmeno una colpa familiare. Si è sempre responsabili delle proprie azioni. Marco Donat Cattin ha pagato con la vita anni dopo, restituendo con la passione volontaria ciò che aveva tolto in anni di follia. Carlo Donat Cattin si era impegnato in maniera attiva nella politica, non per riparare un danno, ma perché credeva nella necessità di un paese migliore, un paese diverso, un paese in cui tutti potessero avere dei reali diritti. Pensiamoci ogni tanto, quando ci viene raccontato da varie voci che manca qualcosa, che c'è qualcuno che ne approfitta della situazione o che c'è qualcosa che ci impedisce di essere felici. In realtà non è vero. In realtà, se ci rimbocchiamo le maniche, possiamo noi costruire la nostra felicità, possiamo noi essere i fautori di un futuro migliore, possiamo noi cambiare positivamente il mondo in maniera pacifica e senza sparare un colpo.